Bentornati devastati. Oggi cercherò di aiutarvi nella scelta del vostro nuovo Gotway, o dovrei dire forse Begode. Ed eccoli qua ragazzi, vi presento il mio personale M Super Pro High Speed e di qua potete vedere l'M Super Pro RS High Speed, gentilmente offerto da Luigi di Overwheel. Bella. Quindi ragazzi, cercherò di aiutarvi nella scelta del vostro nuovo Gotway, o dovrei dire Begode, che forse si legge Be Good. Come cavolo, non si capisce niente. Non ho ben capito come si chiamerà la Gotway, ma cambierà nome. Purtroppo questo qui non sarà più il Gotway M Super Pro RS High Speed, ma sarà chiamato Begode qualcosa che già... Allora, abbiamo due mezzi esteticamente pressoché identici. Come potete vedere nell'estetica cambia ben poco. Molto belli, molto maneggevoli, molto funzionali, ma molto diversi delle loro caratteristiche. Adesso ve li spiego velocemente. Già vi ho spiegato parecchie cose l'altra volta, questa volta entriamo un po' più nel dettaglio. Velocità massima è pressoché irrisoria la differenza, perché io parlo di velocità sollevandolo, questo qua arriva a 98 e questo qua arriva a 96, cambia niente. La batteria 1800 Wh, cambia niente. Questo qui monta il motore del vecchio MSX 100 volt, invece di avere 2500 watt come il Torque ne ha solo 2000, che essendo che siamo in Italia e che hanno stabilito questo limite di 2000 watt prima che ve lo sequestrino, è un punto a favore dell'MS Pro High Speed. 2000 watt contro i 2006 di questo motore Allo, che sinceramente si sentono tutti ragazzi. Questo motore Allo ha una spinta incredibile. Poi ragazzi, c'è questa cosa molto strana, io non la capisco, ma il bilanciamento di questi due mezzi è completamente diverso, nonostante che siano pressoché identici esteticamente e si differenzino di 2,5 kg, perché questo pesa 24,5 kg e questo pesa 27 kg, quindi capite anche voi che la differenza è minima, ma si sente. In velocità su strada questo qua vince 1-0 su quello, perché è molto più stabile. Sarà per il peso? Sarà per le batterie sistemate diversamente, il bilanciamento è diverso, le pedane più grandi, non si capisce bene, ma io vi assicuro che è molto più stabile correre con questo che con quello. Ho testato i caricabatterie veloci, ho provato a collegarlo con due caricabatterie veloci, era al 35%, dopo un'ora era al 100%. Vi avevo detto 2 ore per caricarlo tutto con due caricabatterie, ma in effetti ci vuole anche meno. Sia che scegliete questo, sia che scegliete questo, vi arriveranno spogli di qualsiasi cosa. Avranno solo queste gomme qua, che sono di una scomodità terribile. Come potete vedere, tutti e due hanno questo scalino.
ragazzi è durissimo, se non gli mettete qualcosa vi fate solo del gran male. Queste gomme sono terribili, capite che se dovete comprarvi un Begode dovete pensare a prendere subito dei pad aggiuntivi. Cioè in pratica la differenza qual è? Mi compro un Kingsong S18, ci salgo sopra e lo uso. Mi compro un Gotway, allora fa male lì, ci devo mettere delle gommine, devo metterci dei power pad aggiuntivi. L'ho dovuto aggiungere anche qua sopra perché sennò faceva male anche lì sopra. Gli speaker sono sempre scoperti, quindi se riuscite a mettergli qualcosa sopra è meglio. Power pad Dava Style modificati apposta per questo. Power pad Dava Style funzionano sempre da Dio, quindi se li avete fatti anche voi io vi consiglierei di registrarvi al canale, perché secondo me non l'avete ancora fatto e avete fatto i Power pad Dava Style senza registrarvi al canale, ragazzi, dai. Oltre a dover aggiungere dei power pad, ragazzi, dovete anche comprarvi un parafango in aggiunta, perché a quanto pare sulla linea M Super il parafango è un optional, arriva senza e dovete comprarlo a parte. Niente parafango, piano nel fango, che non c'è il parafango. Ecco, questo qua ragazzi è un toro. Ah, mamma cade! Questo qua è un toro, basta spostare il peso in avanti, le ginocchia in avanti e lui continua ad andare. Guardate questa salita abbastanza ripida, ma lui continua imperterrito lentamente a salire. L'unica cosa che rimane da calcolare quando scegliamo uno di questi due mezzi è il prezzo. Io ho cercato un po' in giro su un po' di siti e il primo che ho trovato che li ha in vendita tutti e due è SpeedyFit. In pratica SpeedyFit vende questo mezzo qua a 1790 sterline, che equivalgono a circa 2000 euro, mentre l'RS, quindi il modello più nuovo, motore Halo, lo vendono a 2150 sterline, che equivalgono a 2370 euro circa, quindi 2000 euro, 2370, abbiamo 370 euro di differenza e traetevi voi le vostre conclusioni. Questo monowheel Gotway RS, essendo che è un po' più pesante, fa fare un po' più di fatica off-road, perché quando prendi le pietre lui tende un po' a piegarsi, quindi via, per tenerlo dritto ci da fare un po' più di fatica. Oltretutto, essendo che è più pesante, la pressione ideale consigliata per questo monoruota, almeno da me, è 2.2 bar. Ecco, le luci in questi due mezzi sono praticamente identiche. Ma direi che è giunto il momento del pensiero devastato. Questo qui è sicuramente meglio, ma c'è questa incognita del motore Halo, che è il primo, in effetti il primo modello con questo motore. Andrà bene, non andrà bene, avrà dei problemi, durerà a lungo, mentre in questo monoruota potete stare tranquilli che è già testato e ritestato. Il motore è quello dell'MSX 100 volt. Per tirare due somme, io direi che questo monoruota è poco indicato per l'off-road estremo, per problemi di peso, per problemi di rigidezza. Facciamo un bel range test, ovvero range test.
Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto, registratevi subitissimamente al canale e ci vediamo al prossimo video con un nuovissimo monoruota. Ciao!